quando sento come i tedeschi si sono regolati negli altri paesi, devo pensare che l'esistenza della Repubblica Sociale ha frenato enormemente la reazione dei tedeschi. Intanto siamo l'unico paese che non ha avuto la carta monetaria d'occupazione tedesca, l'unico paese che non ha avuto i marchi d'occupazione. Tutti gli altri paesi li hanno avuti, la Francia, la Polonia, dappertutto dove sono arrivati, come del resto hanno fatto gli americani, hanno emesso i marchi d'occupazione. L'Italia è l'unico paese che non li ha avuti. Ci è stata almeno risparmiata questa umiliazione. E poi gli unici che non hanno avuto il trattamento, diciamo così, come sarebbe stato fatto invece, abbiamo sentito in Polonia, in Francia, nelle zone dove c'erano stati i combattimenti. E abbiamo evitato tutto questo, cioè è rimasta una struttura statale, continuava a funzionare l'anagrafe, si continuavano a pagare le pensioni, insomma è rimasta un'entità statale che invece non sarebbe esistita se non fosse esistita la Repubblica Sociale, perché c'era il voto assoluto. Noi siamo andati a difendere l'onore d'Italia, perché non potete immaginare che effetto fa sentire la radio che tutti i giorni, in tutte le lingue, dice praticamente che noi eravamo una massa di vigliacchi che si erano arresi senza condizioni. Le radio di tutto il mondo ci aggredivano così. E io mi sentivo un verme in quei giorni, prima di arruolarmi. Quindi mi sembra chiaro qual è la situazione. Non capisco quelli del Sud che cosa sarebbero andati a difendere. La prova che non hanno difeso un bel niente si è avuto che l'imposizione del trattato di pace non fa cenno a questa collaborazione avuta dai reparti italiani, i quali fra l'altro hanno combattuto in divisa inglese o americana e non in grigio-verde, mentre noi eravamo in grigio-verde, comandati da ufficiali italiani, e quindi mi pare una situazione molto diversa. Sempre ci può essere buona fede nelle azioni umane. Io però non capisco il movente di questi che si sono arruolati nel Sud, ma credo che la maggior parte non fossero nuovi arruolati, fossero persone che erano militari al Sud, già inquadrati, che siano rimasti nelle loro caserme non sapendo dove andare, non potendo tornare al Nord, e che quindi a un certo punto si sono trovati dentro questa organizzazione senza quasi volerlo, perché io non capisco, oltre a motivi di opportunità, quali motivi ideali si potevano trovare nel Regno del Sud. Proprio non lo capisco. Mi piacerebbe se qualcuno me lo dicesse, ma non credo che possa farlo. Non dico che siano stati obbligati, ma erano persone che non avevano al Sud né parenti né amici, perché erano persone di altre zone, che si trovavano lì in servizio militare e che quindi, lasciando il loro reparto, secondo me non avrebbero saputo dove andare e come sostentarsi, e quindi sono rimasti nei reparti in cui erano. E quando hanno detto che l'esercito italiano non esisteva più e quindi se volevano continuare dovevano mettersi in divisa americana e inquadrarsi nei nuovi reparti, hanno accettato. Io francamente non sono riuscito a parlare con nessuno di questi, però non riesco a immaginare altri motivi, cioè non riesco a immaginare motivi ideali, proprio non riesco a immaginarli. Per difendere che cosa? Non lo so, il trattato di pace lo dimostra, non c'è assolutamente menzione né di questo né della resistenza nel trattato di pace che ci hanno imposto gli alleati. Non se ne parla. Quindi vuol dire che granché non hanno ottenuto. Non capisco il senso morale. Io praticamente ero allievo ufficiale, cioè cosa che non vale niente come grado, e poi ero semplice.
e sono diventato, ma l'ho scelto, cioè caporale, praticamente per mezzo di guerra, in seguito a un'azione in cui ho portato in salvo un mio compagno d'arme che era stato ferito e mi hanno dato questa promozione da soldato a caporale. E questo è tutto, la mia posizione quindi era questa. I miei insegnanti di mistica fascista, che era abbinata con l'educazione fisica, perché allora gli insegnanti di educazione fisica erano tutti, lo confesso, persone grate al regime, perché non dovevano avere nessun titolo di studio, e solo persone fidate. Bene, questi insegnavano, oltre che ginnastica, anche mistica fascista. Quando sono rientrato a Napoli a fine guerra, ho saputo dei miei compagni di classe che erano diventati i giudici dei loro allievi, cioè li condannavano per avere fatto ciò che essi predicavano quando erano professori di mistica fascista. Io gli saluto romano, allora a scuola si salutava solo così, mi diede uno spintone, mi diede... Non mi ricordo se mi dicesse che l'avevo preso in giro, una cosa di questo genere. Figurati se io mi azzardavo di prendere in giro, era il vicepreside, si chiamava, il nome è Missiroli, è diventato poi sindaco di Forlì, è diventato sindaco repubblicano di Forlì. E io lo salutai, lo incontrai per la strada, allora avevamo l'abitudine, si salutava solo così, e lo salutai, gli fece il saluto romano. Poi, mamma mia, poi qualche anno dopo glielo rinfacciai perché non era ancora sindaco però. Ah no, gli dissi, professore, si ricorda che cosa ci veniva a insegnare a scuola quando facevamo, si chiamava cultura militare, si chiamava, e lui faceva, non ci badava nessuno naturalmente perché noi giocavamo alla fare la guerra navale, la battaglia navale, e loro insegnavano, non so. Dico, i casi sono due, o lei mi ha insegnato qualche cosa che sapeva falso, dico il commento come professore glielo lascio a lei, oppure lei ha cambiato opinione ed è giusto, però non viene a dire a me quello che dovevo fare, che ho fatto e che non ho fatto, perché me l'ha insegnato lei, anche lei. Io ero un po' la coda di paglia perché ero il figlio del federale di Forlese, quindi dopo essere stato a Bir el Gobi, dove credo abbia avuto una medaglia d'argento, non sono sicuro di questo però, fatto prigioniero, e l'abbiamo trovato al campo 211 ad Algeri. Lui è rimpatriato insieme a noi, praticamente insieme a noi qualche giorno. Io sono stato nel secondo scaglione, lui forse era del primo, ma una differenza di 8 giorni, e comunque a Taranto. Da Taranto siamo scappati praticamente tutti, grazie ai tarentini di cui io ho una riconoscenza imperitura. Quando incontrò il preside? E incontrò era il preside, lo incontrò sul molo del porto di Ravenna. Lo salutò e come si chiama? Il professore era Amadori, perché Ravenna era molto conosciuto, era un bravissimo professore di scienze, però aveva la testa che si ritrovava. E commentò, chiese dove eravamo, Prati rispose che lui era stato in Africa e il preside gli disse, ma cosa avete fatto? Avete rovinato l'Italia, qualcosa di questo genere. E Otello Prati, che non era abituato alle idee dei nuovi, proprio rimase scioccato, letteralmente piangeva, lo prese per le spalle, professore io ci sono andato perché mi ci ha mandato lei, e questo, ma ragazzo sta calmo, aveva perso il controllo anche il professore perché aveva paura, perché questo era letteralmente impazzito, questo Prati. La famosa frase era datemi un pugno di fiamme bianche e sbarcherò in Inghilterra, questa è famosa, gli studenti della mia età di Ravenna la conoscono tutti quanti. Datemi un pugno di fiamme bianche e sbarcherò in Inghilterra, avevamo 14 anni, c'era da ridere.